Pronti a partire. Ovviamente siamo sempre rigorosamente ultimi. Non saprei proprio come descrivere l'imponenza di questo ghiacciaio che abbiamo di fronte a noi. È veramente mastodontico. Giudicate voi. Il suo nome è Vatnajökull ed è il ghiacciaio più grande d'Europa. Questi sono parte dei ghiaccioli che vengono trasportati dalla corrente, vanno lì in fondo in oceano e poi c'è la corrente dell'oceano che li riporta poi sulla spiaggia. Guardate il ghiacciaio fino a dove arrivava, dal punto rosso dove siamo adesso e le righe tracciate anno per anno. Wow, che spettacolo! Questa è solo una delle 52 lingue di questo ghiacciaio. Abbiamo trovato il ghiacciolo del mostro di Loch Ness. Ma che colori strani che hanno questi piccoli iceberg. Iceberg baby. Nel frattempo siamo saliti su questa pedana, c'è una corrente pazzesca e quasi non mi viene la nausea. Andiamo a fare un check alla temperatura dell'acqua. Ma sì, dai, un bagnetto si può fare. C'è solo un po' di corrente, bisogna stare attenti a quello. Ghiacciolo, dove stai andando? Non ci lasciare! Ghiacciolo! Questa è la Diamond Beach, ma mi sa che è il lato sbagliato perché di ghiaccioli altezza uomo qui non se ne vede neanche l'ombra. È il ghiacciolo di prima, addio! Quindi questo è il lato più ricco di ghiaccio che andremo a visitare dopo. Questa parte comunque dai, abbiamo trovato qualcosina. Adesso faccio finta di sedermi solo per mezzo secondo sul ghiacciolo e spero che non arrivi l'onda. Allora, visto che sono pazzo, adesso tento anche di salire su questa nave vichinga se non mi lavo. Ce la faccio, ce la faccio. Sono abbastanza coraggioso. Sembra uno di quegli uccelli piccolini meme. Porca! Obiettivo raggiunto, ragazzi! Quello che ho appena fatto vale come sport estremo, sappiatelo. Ecco l'Ice Side, ricca di ghiaccio. Sono molto belle le fotine fatte qua, ma state attenti se venite, perché le onde sono sempre qui dietro l'angolo. Oggi scopro che i ghiacciai sono la mia passione. Ora siamo sull'altra lingua del ghiacciaio. Prima eravamo qui, dove c'è Diamond Beach. E adesso qui, al Sarlon. Provate a pensare il paesaggio più assurdo che riuscite a immaginare. Penso che lo possiate trovare proprio qui in Islanda, li abbiamo visti tutti. E attenzione, qui dietro l'angolo, cosa abbiamo? Oh mio Dio. Mi sono innamorato. Andiamo a vedere cosa si dice al piano terra. Qui volendo si può prenotare un giro sul gommone e farlo tutto qui.
Andiamo a fare un altro trekking. Mi è appena venuto in mente che qui ci hanno girato le scene di Interstellar. Avete presente il pianeta tutto ghiacciato? Beh, era l'Islanda. Che spettacolo, e poi qui non c'è nessuno. Spero vi siano piaciute le lingue del ghiacciaio, perché purtroppo questa sarà l'ultima che vedremo. Non so se si vede, ma ha iniziato anche a grandinellare. Forse dovremmo correre. Ecco cosa mi sarebbe servito qualche minuto fa. Per fortuna che qui piove 5 minuti e poi smette. Infatti adesso per ora niente di che. Però c'è un motivo se indosso il Kiwi, è che me lo sono portato da casa. Iniziamo già a salire perché c'è un sentiero di 30 minuti per raggiungere le cascate. Ci siamo quasi! Aggiungiamola alla lista delle cascate. Svartifos. Mi aiutate a ricordare il numero di cascate che abbiamo visitato fino ad oggi? Perché io ho perso il conto e dobbiamo ancora finirle di vedere. Ah, qui ci vuole un esperto geologo. Che belle, queste sono le colonne di basalto. È come rinascere ogni giorno, ogni volta che apri il van la mattina quando ti svegli. Ieri causa grandine ci siamo dovuti fermare prima del previsto, secondo itinerario, perché proprio non ce la facevamo più. Ci ha un po' buttato giù la grandine ieri sera. Oggi comunque recuperiamo, perché adesso questo è tutto il ghiacciaio che abbiamo visitato sotto le lingue ieri, quindi siamo scesi giù per di qua e adesso siamo in questo campeggio. Ritorniamo un attimino indietro, 10 minuti, guardiamo ancora qualche cascata, canyon e poi proseguiamo oltre. Direzione Keflavik. Qui non serve il caffè la mattina, basta che esci fuori, arrivano delle folate di vento e se non ti svegli con quelle non so cosa potrebbe svegliarti. Questa è la cascata di Stiornarfoss. Ma quanto deve essere bello avere una cascata proprio qui dietro casa. Noi abbiamo il campeggio proprio dietro a questa montagna. Una delle caratteristiche qui in Islanda è che ti senti sempre pilotato, che tu sia a piedi o in macchina, è difficile uscire fuori sentiero. Vi confesso che un po' di paura ce l'ho, Siamo abbastanza alti. È incredibile cosa può fare la natura. Lì in fondo abbiamo il ghiacciaio più piccolino.
Ditemi se non sembra una scena di un episodio di Game of Thrones. Oh mio Dio, se spinge la corrente qui! Beh, questa è chiaramente la tana di un drago. Vado a cercare Willy l'orbo, è da quella parte, lo so! No, 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 no! Ci è mancato veramente poco. Wow, un passo sbagliato e poi una brutta fine. Ah, quanto alte che siamo rispetto a prima, eravamo proprio lì in fondo. Siamo appena arrivati al punto panoramico di Dirolei. È difficile anche tenere fermo il telefono con questa corrente. C'è il rischio che volo via! Che meraviglia! Il cartello diceva 3-4 ore tra andata e ritorno a piedi, a me puzza un po'. Io avevo letto intorno alla mezz'ora, sono 3 km sì, però sarà per via che vogliono incentivarti a prendere lo shuttle. Ah! Salto temporale, siamo arrivati davanti all'aereo, ci abbiamo messo appena 40 minuti. Ma come ci sarà finito qui? Non c'erano tanti posti. Però prima un ragazzo dicevano che le persone dopo lo schianto si sono tratte tutte in salvo. E io entro dentro. Sai che se mi ammazzo qua ci rimango su questa spiaggia. Oddio! Mayday, Mayday! Quante volte avete immaginato di fare questa fine? Ne vale veramente la pena. Oh là! Wow! Non ho mai preso un aereo così. Oh, direi che ne valse la pena farsi un'ora e mezza di camminata nel nulla cosmico. Ci stiamo facendo una scorpacciata di cascate che staremo a posto per tutta la vita. Si potrebbe anche salire su per vederla da sopra la cascata. C'è video già che mi hanno insegnato qualcosa, che dietro una cascata c'è sempre un segreto e io devo scoprirlo questo segreto. Ce la facciamo. Giusto le pietre per non lavarsi. Ed eccoci qua, wow! È imponente! È bellissima! Spero che mi sentiate, vero? Mi sto già lavando! Eccomi! Yahoo! Questo canale si sta specializzando in tutte le cascate di Islanda. Questa sembra un'altra cascata da K-Way. Wow, straordinario! Sono dietro la cascata! Che bello! Urca, quanta acqua che arriva! Letteralmente a bocca aperta, sono senza parole. L'ennesimo posto magico, vale la pena lavarsi ogni volta, devo dire. Dove ci porterà questo sentiero? C'è una viuzza segreta. No niente, vicolo cieco. Questo è il sentiero giusto. Spero che non ci si lavi come la scorsa cascata. Ma io questa cascata come la definisco? Sembrava veramente un paradiso segreto. Ve la faccio vedere qua così perché mi sono già bagnato quanto basta. Siamo arrivati all'ultima cascata della giornata. Oggi chiudiamo qui.
Siamo arrivati in un altro punto cruciale del nostro cammino. Oggi la corrente è particolarmente tagliente, però le previsioni dicono che poi ci sarà sole dal pomeriggio e rimarrà a essere sole per tutto il giorno. Ma guardate che meraviglia, questo cratere è enorme. Siamo proprio in prossimità di questo baby vulcano. Chissà se attiva anche questo. Mi accorgo solo adesso che c'è una bellissima e comodissima panchina nella bocca del vulcano. Andiamo a sederci, visto che è così comoda questa panchina. Mi siedo così come Maranza. Mi sa giusto in tempo, è arrivata tantissima gente proprio ora. Ciao ciao cratere, adesso andiamo a chiudere la nostra collezione di cascate. Ragazzi, questo è Gullfoss, siamo arrivati alla conclusione delle cascate. Sarà l'ultima cascata che visiteremo qui in Islanda. Ah, ma anche qui si può andare in fondo. E allora, ora mi ci fiondo. Sento già gli schizzi arrivare. Oddio. Fantastica. E che potenza. Non ci si stanca veramente mai di vedere le cascate qui. E meglio ancora quando non ci si bagna. Ciao ciao cascatelle, mi mancherete tanto tanto. Ricambiamo elemento, ritorniamo di nuovo all'elemento del fuoco. Qui ci sono due geyser in particolare, quello più piccolo ha una frequenza di getto che dovrebbe essere sugli 8-10 minuti, con un'altezza anche di 20 metri. L'acqua arriva ad una temperatura anche di 90 gradi. Invece il geyser più grande ha una frequenza di getto fino a 100 minuti. Vediamo quanto siamo fortunati oggi. Ma cosa stanno aspettando tutte queste persone qui? Passa il treno? Aspettiamo anche noi. Dai che rutta, dai che rutta, dai che rutta! Qui invece è quasi un gettito continuo. Ah, che bello che c'è da camminare in questi posti. Ti dà proprio la sensazione di naturale e non di parco divertimenti. Mamma mia che emozione! Ah, che bello, abbiamo trovato anche una zipline. Ma non è quello che faremo oggi, spero di fare qualcos'altro. Vediamo se c'è la possibilità. Guardate che muschio con i testosteroidi. Ha un verde veramente super brillante. Avete visto quelli nel cartellone, nella foto che si facevano il bagno nel fiume? Ecco, allora siamo vestiti esattamente da bagno.
Questa ha tutta l'aria di essere acqua calda. Ci siamo, ci siamo. Finalmente mi è tutto più chiaro, ci sono proprio degli schermi dove tu ti puoi cambiare. Che paesaggio surreale. Siamo tutti bagnati, vestiti, con la giacca, senza giacca. Ma dove siamo finiti? Oh mio Dio, che figata! Caro, come si sta? Fa caldo? Hanno aperto il rubinetto dell'acqua calda. Ma non sappiamo più come chiuderlo. Io provo a buttarmi. Ci sono, Ci sono. Oddio, oddio. Sì, sì, è bellissimo. Oh, è caldissima. Ah! Oh, ma che goduria. Ragazzi, ragazzi, oddio. Vi saluto. Tuffo. Non vado sotto. Non poteva chiudersi meglio questa super miniserie sull'Islanda. E pensate che non era nemmeno sull'itinerario. Abbiamo proprio deciso all'ultimo secondo. Per fortuna che tira un vento della Madonna. Siamo già asciutti praticamente. Adesso abbiamo un'ora di camminata per ritornare nel parcheggio. Però ne valsa veramente la pena. E qui la gente si diverte un mondo. Ed è tutto gratuito, semi gratuito, perché c'è il parcheggio da pagare, però non penso sia una cosa. Da qui le terme costano 80 euro. Giusto per. Ed eccoci qui in aeroporto. Stamattina siamo riusciti anche a provare un prodotto tipico islandese che è lo skyr, un formaggio yogurt qui locale. Il viaggio è andato tutto bene, fortunatamente non c'è stato nessun imprevisto particolare, a parte una sera in cui abbiamo trovato il campeggio chiuso, ma era proprio permanentemente chiuso, quindi è stato un po' sbagliato l'itinerario in quel caso, però tutto il resto è andato liscio come previsto. Quindi mi trovo qui a condividere alcuni dettagli del viaggio. Noi siamo venuti qui in Islanda intorno a fine aprile, inizio maggio. Ci aspettavamo di trovare una temperatura dai 0 ai 10 gradi, cosa che è stata, ma non era poi così particolarmente fredda. Noi siamo abituati all'umidità di casa che incide molto di più nelle ossa dei viaggiatori. Tra le cose che ci ha sorpreso sono le molte ore di luce che sono presenti in questo periodo, in quanto è veramente buio intorno alle 11 di sera e ritorna già subito alle 4 del mattino, quindi praticamente noi non abbiamo mai visto il buio totale assoluto in questi giorni. Questo significa purtroppo non aver visto l'aurora boreale, che era uno degli obiettivi iniziali, ma non abbiamo visto nemmeno i puffin, anche loro molto difficili da incontrare, soprattutto in questo periodo che stanno iniziando a migrare sull'isola, e alcuni musei che abbiamo deciso a priori di evitare per risparmiare tempo da utilizzare per altri punti tipici islandesi. I ghiacciai mi morderò la lingua perché li ho esclusi dal principio, ma dopo aver visto tutte le lingue da fuori di questo ghiacciaio maestoso, più grande d'Europa, non aver prenotato un tour di trekking dentro il ghiacciaio lo riservo per la prossima volta. Ma passiamo ai pro e contro. Fortunatamente ci sono molti più pro che contro. Iniziamo dal cashless. Quest'isola è completamente priva dell'utilizzo di cash, ci sono sporadici e rari eventi in cui possono chiederti solamente cash, ma a noi non è mai capitato. In realtà tutti quanti prediligono il POS e quindi a noi, che fa piacere in quanto viaggiatori, ci fa comodo utilizzare contante digitale, ci ha aiutato molto in questi giorni. I pedaggi qui sono praticamente assenti, al netto di qualche eccezione troverete dei tunnel in giro per l'isola a pagamento, con pagamenti sempre molto efficaci e veloci tramite sito internet apposito. Una politica green, probabilmente l'Islanda è uno dei primi paesi ad adottare questa politica. In giro vedrete tantissime auto elettriche, tantissime colonnine, sempre in proporzione agli abitanti dell'isola, e questo mi fa molto piacere. Piacere come la copertura dati. Noi praticamente eravamo sempre coperti, anche nel bel mezzo del nulla,
il 95% delle volte non ci siamo mai sentiti isolati veramente. È tutto sempre molto pulito, cosa mai scontata quando si viaggia, al netto magari di qualche periodo in campeggio che potreste trovare molta sporcizia, ma lì dipende dai clienti, che è un po' un ternallotto anche lì. E poi, come dicevo prima, la bassa umidità che ci ha aiutato in quanto percepivamo meno freddo di quello che di solito siamo abituati a casa. I contro sono relativi a quella che è stata la nostra esperienza, quindi un'esperienza in campeggio, in quanto è difficile sapere a priori quali sono i campeggi che sono aperti, quali sono i campeggi che hanno una cucina fornita. Noi per esempio avevamo bisogno di un microonde per scaldare dei pasti precotti e non tutti i campeggi fornivano un microonde, e questo può creare disagi, come anche le docce commisurate al numero, alla capienza massima dei campeggi. Troverete delle docce che possono essere anche 1, 2 a fronte di 50, 70, 80 persone massimo che può ospitare il campeggio, e questo ovviamente può creare dei disagi. E con questo è tutto, io vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Se vi è piaciuto il video e la serie lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!